hanno catturato Nicolás Maduro. È la notizia che circola da ieri, e quindi io mica per fare delle views, ma adesso me ne occupo. Voi cosa ne pensate? Intanto andate commentando qua sotto, magari nella chat, se uscirà come premier. Vediamo di domandare all'intelligenza artificiale per avere una sintesi, perché è un'intelligenza sintetica. E catturato Nicolás Maduro. Ecco qua, vediamo che ci dice la IA nella vecchia fattoria. IA. Vediamo di mettere un po' di luce su questi eventi, capito, no? Di mettere un po' di luce. Sì, Nicolás Maduro è stato catturato dalle forze speciali degli Stati Uniti il 3 gennaio 2026. L'operazione, denominata Operation Absolute Resolve, cioè soluzione finale in un certo senso, operazione assolutamente risolta, è avvenuta intorno alle 2 del mattino ora locale e ha coinvolto attacchi aerei su vasta scala contro obiettivi strategici in Venezuela. Ecco i dati principali dell'evento. La cattura: Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati prelevati da reparti della Delta Force e della CIA durante un raid nel palazzo presidenziale o in un bunker sicuro a Caracas. Molti dicevano che si andava nascondendo da base militare a base militare, si andava nascondendo. Trasferimento negli USA. Dopo l'arresto, Maduro è stato trasportato in volo a New York. Attualmente è detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Accuse: è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di narcoterrorismo, traffico di droga e possesso di armi. La prima apparizione in tribunale a Manhattan è prevista per il 5 gennaio 2026, in pratica domani. Situazione in Venezuela. La Corte Suprema venezuelana ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere la presidenza ad interim per garantire la continuità amministrativa. Nel frattempo il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti gestiranno il paese fino a una transizione sicura. L'operazione ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale, tra celebrazioni delle comunità venezuelane all'arresto e condanne per la violazione del diritto internazionale da parte di vari organismi e nazioni, anche del TG1, E questa è stata una sintesi da parte di un'intelligenza sintetica. Quali sono le argomentazioni a favore e contro? Voi intanto esprimete la vostra in chat, e poi anche tra i commenti. Ebbene, innanzitutto bisogna dire che c'erano circa 8 milioni di venezuelani alla diaspora in esilio, soprattutto in Colombia, ma anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, perché si viveva così bene prima la dittatura sotto la dittatura di Hugo Chavez e poi sotto questa dittatura di Maduro, che hanno deciso
di privarsi di così tanto benessere e andare a vivere fuori, fra, diciamo, sacrifici e sforzi, quando potranno vivere bene in Venezuela. 8 milioni di persone. Poiché il paese si è veramente impoverito, a prescindere dagli embarghi, per una cattiva gestione, anche perché gli regalavano il petrolio e il gas a Cuba, e una cattiva gestione economica. E poi perché le elezioni erano tutte taroccate, neanche Ignacio Lula da Silva ha riconosciuto mai il governo di Maduro come legittimo. E quindi uno degli argomenti di Donald Trump è stato quello che, siccome di fatto nessuno ha riconosciuto Maduro come legittimo presidente, era un cittadino qualunque, e quindi sono andati a arrestare, a catturare un cittadino qualunque, non era presidente, perché solo il voto della gente, quando valido, può investire qualcuno del ruolo presidenziale. Adesso gli argomenti contro questa operazione sono che comunque si è ingerito in assunti interni di un paese sovrano, e poi può essere un precedente alla stessa condotta di Donald Trump, nel senso che lui vuole ancora oggi trasformare il Canada nel 51esimo stato degli Stati Uniti del Nord America, degli USA, e dice che la Groenlandia neanche deve essere un altro stato degli Stati Uniti del Nord America come il Canada, ma addirittura essere territorio degli Stati Uniti, come se fosse un'isola nordamericana. Hanno mandato un ambasciatore, ma non in Danimarca, per discutere il tema dell'annessione possibile della Groenlandia, ma in Groenlandia, come se fosse uno stato a parte, forti del fatto che in Groenlandia vivono 50.000 persone, grosso modo, e non hanno un vero esercito, perché mai si sono sentiti aggredire dagli Stati Uniti. Quindi se ha fatto così in Venezuela, potrebbe ripeterlo in Groenlandia e Canada. Poi ci sono stati dei dissapori col Messico, e ha parlato anche di prendere dei provvedimenti contro il Messico. Un domani si sveglia e dice: no, uè, ragazzi, strategicamente ci serve pure la Sicilia. Allora manda un emissario in Sicilia a discutere l'annessione. Cosa potremmo pensare noi in Italia se un politico francese o spagnolo decidesse che per gli interessi del suo paese, della sua nazione, deve annettersi la Sicilia e la Sardegna? Glielo lasceremo fare o diremo no, devi discuterne comunque con le istituzioni italiane, non che mandi un console o un ambasciatore in Sicilia e uno in Sardegna? Non avrebbe senso. Eppure è quello che è successo in Groenlandia. E col Canada, che dovrebbe diventare un altro stato degli Stati Uniti, anche lì all'inizio sembrava molto ridicolo in Canada, che fanno parte del Commonwealth britannico, e gliel'ha fatto ricordare Carlo III quando Trump è stato in visita a Westminster, che certe battute le faceva solo Woodhouse, ma non sembra aver capito l'antifona Donald Trump. Voi che ne pensate di questa nuova politica estera di Donald Trump? Sono dei bluff? Si fermerà a Venezuela oppure ci saranno dei dissapori con Messico, Brasile, Groenlandia, Canada e magari anche paesi europei? Mi raccomando, scrivete qua sotto,
nella chat, nei commenti. Poi se voi volete appoggiare questo canale perché io possa continuare a presentarvi dei video gratuitamente, partecipate con super chat, sticker, abbonatevi, regalate abbonamenti e comprate super grazie. Ora, un argomento molto facile è che appunto Nicolás Maduro non ha mai presentato gli atti elettorali e quindi non ci sono prove che abbia vinto le elezioni. Lo stesso Ignacio Lula da Silva, che non è di destra, non è conservatore, non ha mai riconosciuto Nicolás Maduro come legittimo presidente e neanche lo ha fatto un'altra presidenta che brasiliana che non mi ricordo come si chiama. Vediamo un po', non è che temporeggio. Ah, Dilma Rousseff, politica se non mi sbaglio di sinistra. Anche lei non ha mai riconosciuto Nicolás Maduro come presidente legittimo del Brasile. Eh, sono stanco per seguire la notizia ieri notte e questa mattina. Dilma Rousseff, non so come si pronuncerà perché non è un cognome portoghese, non so se pronunciarlo alla portoghese. Dilma Rousseff non ha mai riconosciuto Nicolás Maduro come legittimo presidente del Venezuela per colpa dell'impeachment. E quindi come dire, nessuno lo ha mai riconosciuto come presidente. C'è di fatto però che si è violato l'integrità di un paese e quindi molti stanno contro questa azione di per sé. E poi che, cioè, molti dicono è un po' quello che ha fatto Putin in Ucraina. No, magari bisogna prendere le dovute distanze, non è la stessa cosa. Ma lo stesso Donald Trump lo potrebbe ripetere in Groenlandia, Canada, Messico e dove più gli piace. Magari si vuole prendere la Sicilia per interessi strategici in Medio Oriente e allora dice all'Italia la dovete cedere. Noi ci mettiamo delle basi nei deserti della Sicilia e poi le dighe ci servono per raffreddare centrali nucleari, centrali militari. Sarebbe giusto una cosa del genere? Secondo me no. Allora bisogna vedere fino a quando Donald Trump continuerà a ragionare con la stessa logica. Ma prima di lasciarvi ancora una volta vi auguro buona domenica a tutte e tutti, felice e prospero anno nuovo 2026, speriamo che sia migliore. Questa è la prima domenica del nuovo anno. Lasciate qua nella chat e nei commenti la vostra opinione, dite tutto quello che volete e condividete questo video affinché anche altri possano commentare. Grazie di cuore a tutti dal vostro carissimo Santen Chan e ci vediamo alla prossima. Arrivederci e mi raccomando, trattiamo di mettere bene in luce quello che sta succedendo nel mondo, perché bisogna fare dei chiarimenti e non abbaiarci, anzi abbaiare, mi sono confuso, abbaiarci, no, non abbagliarci con troppa luce, perché troppa luce abbacina, abbaina, vediamo, ecco così. Che bel effetto speciale, che non c'ho effetti speciali, però vabbè. Ciao.